Carissimi ascoltatori della Voce di Venezia, ben trovati da Manuela Moschin. Oggi vi porto con me in uno dei luoghi più affascinanti della nostra splendida Venezia. Siamo al Museo Correr, un museo che si affaccia su Piazza San Marco, un museo che è ricchissimo di capolavori e tra questi ce n'è uno che racconta una storia profondamente toccante. Sto parlando del gruppo scultoreo Orfeo ed Euridice, che è un'opera giovanile di Antonio Canova, scolpita in pietra di Vicenza tra il 1775 e il 1776. Pensate che Canova, quando la realizzò, aveva soltanto 18 anni. Lui era nato a Possagno, in provincia di Treviso, nel 1757, in una famiglia di scalpellini. Fu il nonno, Pasino Canova, a trasmettergli i primi rudimenti dell'arte. E qui apro una piccola parentesi personale, perché pochi giorni fa ho visitato il Duomo di Asolo e ho visto un altare neoclassico in marmo bianco di Carrara, che pare sia stato proprio realizzato da Pasino. Ma adesso torniamo all'opera di Antonio. Orfeo ed Euridice raffigura un momento tragico, struggente, e la scena arriva direttamente dal mito raccontato da Ovidio nelle celebri Metamorfosi. Orfeo chi era? Orfeo era un musicista e poeta che era innamorato della ninfa Euridice, ma perde la sua amata proprio il giorno delle nozze, uccisa dal morso di un serpente. In preda alla disperazione, Orfeo scende negli inferi per riportarla in vita. Gli viene però concessa un'unica possibilità: può condurla fuori, ma a una condizione: non deve assolutamente voltarsi a guardarla finché non avranno entrambi lasciato la valle dell'Averno, che per i greci e i romani rappresenta l'ingresso all'oltretomba. Ma sentite come Ovidio racconta quel momento. Vi leggo il passo in cui Orfeo ed Euridice risalgono degli inferi. Si avviarono attraverso muti silenzi per un sentiero in salita, ripido, buio, immerso in una fitta e fosca nebbia, e ormai non erano lontani dalla superficie, quando, nel timore che lei riscomparisse e bramoso di rivederla, egli pieno d'amore si voltò, e subito essa riscivolò indietro e tenendo le braccia cercò convulsamente di aggrapparsi a lui e di essere riafferrata, ma null'altro strinse, infelice, che l'aria sfuggente. Ecco allora che purtroppo Orfeo, colto dal dubbio, dal timore di perderla ancora, si volta ed Euridice viene inghiottita indietro mentre tende le braccia verso di lui, senza riuscire a farsi afferrare. La maestria di Canova nel ritrarre questa vicenda in modo scenografico è sorprendente. Questo è veramente il miracolo dell'arte, riuscire a rendere eterno un istante d'amore e di dolore. Vi invito dunque a visitare quest'opera, magari cercatela anche nel web e vedrete che Canova ha catturato proprio quell'istante, quel momento drammatico in cui l'espressione dei volti, i gesti, il dolore sono scolpiti con una forza emotiva impressionante. C'è proprio un'energia trattenuta nei corpi, una tensione sottile tra i due amanti che sembra ancora vibrare nell'aria. E non dimentichiamoci che quest'opera fu realizzata da un giovanissimo Canova, che però già mostrava una sensibilità e una tecnica fuori dal comune. Se passate da Venezia vi consiglio di fare una sosta al Museo Correr. Vi assicuro che vi sorprenderà. Ora vi ringrazio per avermi ascoltata anche oggi, vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui sulla Voce di Venezia,
E come sempre mi piace concludere dicendo che l'arte illumina l'anima.